Ma sempre io il giorno 26 maggio, ad appena 3 giorni dal mio investimento iniziale, registravo un profitto superiore ai $1000. $1000 con queste 4 criptovalute e che sono al cambio 983,26 euro di profitto in appena 3 giorni. Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale. E allora, ho pensato a lungo a questo video e se fosse davvero il caso di pubblicarlo oppure no, anzi di realizzarlo, ma poi voi ieri nella tab community mi avete dato una bella spinta consigliandomi caldamente di parlarne, in quanto si tratta di un argomento che sembrerebbe davvero molto interessante. Di cosa si tratta? Forse l'avrete già capito guardando lo sfondo del mio laptop. Tra l'altro questo è il nuovo Chewy Corebook X 2021 che sto recensendo in questi giorni e di cui ve ne parlerò più avanti. Comunque vi lascio il suo link in descrizione video per dargli già una prima occhiata. Beh amici, stiamo parlando di criptovalute o criptomoneta, e dato che questo è un argomento che ha a che fare sicuramente con la tecnologia, anzi con le nuove tecnologie, secondo me è totalmente inerente al mio canale. Personalmente sono sempre stato molto affascinato da questo mondo, un po', anzi direi un bel po' borderline, senza però mai approfondire più di tanto, almeno fino a qualche giorno fa. Infatti ragazzi, poco più di una settimana fa ho investito qualche mio risparmio in criptovalute e tra poco vi farò vedere tutto alla luce del sole in totale trasparenza, come mi piace fare sempre con voi. Attenzione però, questo lo devo dire chiaramente, questi non sono consigli finanziari, io non sono un consulente finanziario, quindi non dovete per nessun motivo replicare quello che io ho fatto, non prendetemi come esempio, o almeno non fatelo se non avete le giuste basi solide come questo tavolo dell'IKEA. Cioè no ragazzi, questo è davvero un tavolo tremendo, però non fatelo se non sapete cosa state per fare, altrimenti rischiate di perdere davvero tanti soldi. State molto attenti. Per chi ancora non fosse a conoscenza delle criptovalute o criptomonete, beh, vi faccio un brevissimo riassunto, anche se c'è un mondo dietro da studiare e da scoprire. Le criptovalute, come ad esempio il Bitcoin, che le rappresenta come uno degli esponenti di maggior successo degli ultimi anni, sono delle monete virtuali digitali, autonome e decentralizzate. Decentralizzato significa che le criptovalute, a differenza della moneta classica come può essere l'euro o il dollaro, non sono controllate direttamente dai governi o dagli istituti finanziari. Per questo motivo il loro valore non è influenzato dall'andamento del mercato globale, ma al tempo stesso sono molto volatili. Cosa significa volatili? Significa che sono delle montagne russe e lo vedremo tra pochi istanti. Ora che ve l'ho spiegato con parole molto semplici, ma se volete studiatevele perché ci sono dei libri, pubblicazioni, siti internet, se ne parla praticamente ovunque, voglio aggiungere una piccola opinione, un piccolo parere personale e lo faccio sottovoce. Il fatto che le criptovalute non siano controllate da governi e istituti finanziari in genere, secondo me è uno dei motivi per cui vengono costantemente criticate e affossate da buona parte del mondo, ma potrei sbagliarmi. Ora vi faccio vedere il mio portafoglio reale di criptovalute e mi piacerebbe scambiare opinioni con voi qui sotto nei commenti. Ed eccolo ragazzi, benvenuti nel mio portafoglio di criptovalute su eToro. Lo so, forse eToro non è la piattaforma ideale per le criptovalute e chi è già addentrato nel settore sicuramente sa che ce ne sono tante altre, magari con commissioni inferiori, quindi perché io ho scelto di investire in criptovalute su questa piattaforma? Beh, semplicemente perché in passato ho già effettuato dei piccoli investimenti su questa piattaforma online, su cui ho già un conto dichiarato al fisco italiano. Inoltre mi ci sono trovato sempre molto bene, c'è un sistema di commercialista online che vi calcola le tasse da pagare, quindi direi che non ho motivo di cambiarlo. Questa non è pubblicità a eToro, ma è solo la mia esperienza. Tra l'altro questo mio primo video sulle criptovalute, come tutti quelli che andrò a realizzare in futuro in caso questo argomento dovesse interessarvi, vuole essere solo la mia personalissima opinione basata sulla mia personale esperienza in questo mondo. Ok, ora è il momento di passare alle cose serie. Come vedete ho investito quasi $5.000, $4.800 per l'esattezza, in 4 diverse criptovalute che io personalmente giudico abbastanza interessanti. Abbiamo il Bitcoin, che è probabilmente, anzi sicuramente la criptovaluta più famosa al mondo, quindi cosa potevo fare? Non potevo non investire in questa criptovaluta? Ovviamente sì.
e ci ho investito ben $1.200. Ho investito poi la stessa somma anche in Ripple, che sarebbe la criptovaluta che mi ha dato maggiori soddisfazioni in questi pochi giorni, come potete ben vedere. Poi abbiamo il Cardano, ADA per gli amici, che sarebbe una criptovaluta, potremmo dire emergente o quasi, che ha dietro di sé un progetto davvero molto interessante e ambizioso. Per questo motivo in tanti stanno puntando sul Cardano e potevo non farlo pure io. E infine abbiamo la criptovaluta un po' più sfigata del quartetto, ovvero il Dogecoin, che come vedete ha un meme come immagine. Allora ragazzi, il Dogecoin non ha chissà quale progetto alle spalle, anzi è una criptovaluta che non ha praticamente nulla in più rispetto alle altre che vi ho già citato, forse ha qualcosa in meno, ma è la criptovaluta sostenuta da Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, quindi ho pensato di investirci qualcosina. Avrò fatto bene? Me lo dirà solo il tempo, ragazzi. Come avete visto, ho investito in criptovalute una cifra dai miei risparmi tutto sommato molto contenuta, semplicemente perché il mercato delle criptovalute è estremamente volatile e forse ve ne sarete resi conto già con tutti questi numeri percentuali, euro che salgono e scendono di tanto in pochi secondi. Quindi è probabilissimo che oggi valgano tanto, magari 1000, e domani valgano 0. Quindi ragazzi, il mio consiglio è di non investirci mai troppi soldi, o almeno non investire mai più soldi di quelli che ci si può permettere di perdere senza troppi rimpianti, ed è esattamente quello che ho fatto io. Ma veniamo ora all'aspetto più succoso, ovvero quello dei profitti, o almeno spero che restino profitti anche in futuro. Devo fare una precisazione importante: io ho acquistato il Ripple e il Dogecoin il 23 maggio, invece il Cardano e il Bitcoin li ho acquistati 2 giorni dopo, ovvero il 25 maggio. Oggi, nel momento in cui sto registrando questo video, siamo al 30 maggio, quindi è passata su per giù una settimana. E le criptovalute sono considerate a buona, anzi ottima ragione, l'investimento più pericoloso in assoluto. Infatti, se andiamo sul mio profilo, il mio livello di rischio è ben 7 su una scala che va da 1 a 10, quindi molto alto. Allora, ovviamente non mi sono buttato alla cieca, ho deciso di acquistare queste criptovalute in un momento ben preciso, ovvero quando il loro valore è sceso particolarmente nei giorni scorsi, e ora vi faccio vedere di cosa sto parlando. Ad esempio il Ripple, che vi ho detto l'ho acquistato il 23 maggio, in quella data era sceso alla bellezza di, andiamo a vederlo nel grafico, ragazzi perdonate qui la connessione è un po' lenta, questo è il grafico più utilizzato a candele giapponesi, però mettiamo il grafico più semplice, questo qui, andiamo a mettere il puntatore. Questa criptovaluta il giorno 23 maggio, come potete ben vedere, aveva un valore di poco superiore ai 0,72 dollari e ci era arrivata dopo una discesa a dir poco vertiginosa. Guardate quanto valeva il giorno 13 aprile, più di $1, cioè quasi $1,80, e il giorno 23 maggio 0,72. Quindi ho approfittato di questo momento di forte ribasso, possiamo dire così, di valore molto basso, per acquistarla. Ma capite bene che si tratta di una differenza da aprile a maggio, cioè clamorosa, cioè si tratta praticamente di oltre $1 di differenza in poco più di un mese. E capite bene che questa è volatilità estrema. Solitamente le criptovalute, ma anche le azioni e non solo, non dovrebbero mai essere acquistate, o almeno questo in linea generale, quando hanno un valore troppo alto, perché come avete visto c'è il rischio che scendano poi vertiginosamente, e chi ha acquistato questa criptovaluta il giorno, non me lo ricordo più, il giorno 13 aprile a $1,07, oggi si ritrova con tanti soldi in meno. Ma passiamo ora ad esempio al Dogecoin, che come vi ho detto è un po' la criptovaluta più sfigata, sostenuta da Elon Musk. Come potete ben vedere, questa criptovaluta ha avuto un rialzo clamoroso in seguito alle dichiarazioni di Elon Musk, ma non so quanto può reggere. Capite bene che se Elon Musk dovesse abbandonarla, parlarne male, questa criptovaluta andrà giù come niente. E lo stesso abbiamo anche con il Cardano, anzi il Cardano è molto più stabile, c'è tutto un altro mondo rispetto al Dogecoin, e infatti è anche quella che cresce di più. Guardate, oggi 19,46% in più rispetto a ieri, guardate che curva incredibile che ha questo Cardano. E insomma, ve l'ho detto, è una delle criptovalute più
interessanti e da tenere d'occhio nei prossimi mesi e anni. Ma passiamo ora a quella più interessante in assoluto, ovvero il Bitcoin. C'è un appunto da fare sul Bitcoin, ragazzi. Allora, questo è il grafico del Bitcoin. Andiamo un attimo a restringerlo, mettiamo magari per una settimana. Ecco qui. Beh, come vedete anche qui abbiamo delle montagne russe assolutamente vertiginose e il Bitcoin è la criptovaluta secondo me più importante insieme all'Ethereum e poche altre forse, che riesce a trascinare con sé il valore di tutte le altre criptovalute. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che quando il Bitcoin sale, in genere tutte le altre salgono, salvo dichiarazioni strane come con Elon Musk e il Dogecoin. Quando il Bitcoin scende, in genere tutte le altre scendono. È la criptovaluta che fa da apripista, che apre le danze a tutte le altre. O almeno queste mie parole sono valide al momento. Poi in futuro, tra un anno, 10 anni, quando le varie criptovalute dovrebbero, salvo implosioni, assestarsi su valori propri e non dipendenti dal Bitcoin, beh, dovrebbero esserci meno fluttuazioni, o almeno in teoria. Tra l'altro, lo avrete sicuramente notato, il Bitcoin ha un valore davvero assurdo, è di poco superiore ai $36.000, ok? $36.000 per un singolo Bitcoin. Ho investito $1.200 in Bitcoin, quindi ho una frazione di Bitcoin, 0.03 Bitcoin. Invece, ad esempio, se prendiamo il Dogecoin, io con la stessa cifra, $1.200, ho acquistato 4.115 e rotti Dogecoin. Gli ADA sono 784, sempre con la stessa cifra, e allo stesso modo il Ripple 1723. Capite ragazzi che se una persona riesce a beccare la criptovaluta, ma si può estendere anche alle azioni più promettenti in un determinato periodo quando valgono pochissimo, beh, dopo un po' di anni, se quelle criptovalute, se quelle azioni salgono vertiginosamente, voi guadagnate un sacco di soldi. Ma al tempo stesso, se quelle criptovalute, se quelle azioni scendono clamorosamente, voi avete perso tutto. Sembra facile a dirsi, ma non lo è nel da farsi, perché riuscire a capire qual è una criptovaluta promettente oggi nel 2021 è praticamente impossibile. Potrebbe anche essere che domani tutte le criptovalute non valgano più niente. Chi ha comprato $50 di Bitcoin anni fa, quando valevano pochissimi centesimi, capite bene che oggi è ricco. Chi invece li acquista oggi non si sa se domani sarà ricco o avrà perso tutto il suo investimento. Ad oggi, domenica 30 maggio, io registro un profitto di $336 con il Ripple, $68 con il Cardano, poco meno di $50 con il Dogecoin e una perdita di 35 e rotti dollari con il Bitcoin. Siamo a circa $400 di profitto dopo una settimana dal mio investimento. Questo significa che se io andassi ora, in questo preciso momento, a vendere tutte le mie criptovalute, intascherei poco più di $400 di profitto. Domani invece non lo sappiamo. Ora, questi $400 in appena una settimana dal mio investimento iniziale potrebbero sembrarvi tanti soldi, anche perché ho investito una cifra tutto sommato contenuta. Ok, sono tanti soldi, $400 sono 320 euro, poco più, ma sempre io il giorno 26 maggio, ad appena 3 giorni dal mio investimento iniziale, registravo un profitto superiore ai $1.000. $1.000 con queste 4 criptovalute, e che sono al cambio 983,26 euro di profitto in appena 3 giorni. 983 euro che ora si sono dimezzati, anzi meno di dimezzati, a poco più di 300 euro al giorno 30 maggio. E non è tutto ragazzi, perché se andiamo nel mio personalissimo grafico, anzi come vedete sono ancora in negativo, quindi andiamo proprio nel mio grafico, vi faccio vedere che il giorno successivo al mio investimento iniziale ho avuto un picco davvero incredibile, che poi è diminuito, è risalito leggermente, è diminuito drasticamente, sono andato anche in negativo di alcune decine di dollari e poi è risalito lentamente fino ad oggi. Quindi è ora di tirare le somme. Qual è la conclusione? La conclusione è che investire oggi, come anche ieri e domani, in criptovalute è un rischio davvero esagerato. Rischiate di perdere tutti i vostri soldi da un giorno all'altro, come potreste anche diventare ricchi dall'oggi al domani. Ma ragazzi, è un terno all'otto. Si può studiare quanto volete, ma i grafici che avete visto parlano meglio di me
è un rischio troppo grande per investirci più di una piccola somma dei propri risparmi. Poi, per l'amor del cielo, ognuno è libero di fare quel che vuole con i propri soldi. Io non sono un consulente finanziario, mi sono limitato a leggere quello che vi ho mostrato, ovvero grafici e percentuali che salgono e scendono costantemente, e penso che abbiano parlato molto meglio di me. Questa ad oggi, dopo poco più di una settimana dal mio investimento iniziale, è la mia esperienza con le criptovalute. Cosa ho intenzione di fare nei prossimi mesi? Beh, sicuramente non ho intenzione di vendere le mie criptovalute al primo ribasso come è successo ieri o avantieri, ma essendo questi dei soldi che io posso permettermi di perdere senza troppi rimpianti, ho in mente di mantenere queste criptovalute nei prossimi mesi e speriamo nei prossimi anni, se non dovessero proprio crollare fino allo zero assoluto, anzi 0.0001 di valore. Ora ragazzi, guardatemi negli occhi, anzi vi tolgo anche gli occhiali perché altrimenti ho 4 occhi, vabbè, comunque a parte gli scherzi, guardatemi negli occhi perché devo farvi una domanda molto importante. Questo video è stato di vostro interesse, ha catturato la vostra attenzione oppure no? Vorreste vedere nei prossimi mesi aggiornamenti sul mio investimento, che rimarrà tale, penso, o almeno non credo di investire altri soldi in criptovalute? Quindi vedere altri video con aggiornamenti in merito oppure no? Beh, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto. Con un commento fatemi sapere se anche voi avete investito dei soldi per acquistare delle criptovalute oppure no, e se sì, quali. Ricordo che non si tratta di consigli finanziari, ma è solo uno scambio di opinioni tra noi. Bene, penso di avervi detto praticamente tutto. Perdonatemi se ho fatto qualche gaff, se ho detto qualcosa di sbagliato, correggetemi in caso nei commenti, lo sapete, io cerco di studiare al meglio quello che posso, ma resto sempre un principiante in tanti argomenti, quindi se voi riuscite a correggermi è tanto di guadagnato per la mia personalissima esperienza e crescita personale. Prima di salutarvi però vi ricordo che se questo video vi è piaciuto, è stato di vostro interesse e volete supportarmi, beh, potete farlo molto semplicemente e in modo totalmente gratuito, senza investire nulla ragazzi, con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale se avete già fatto e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E detto questo, io ora vi saluto, vi aspetto qui sotto nei commenti e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!